Il mio corso UDL. Per quanto riguarda la presentazione, allora per soddisfare i principi UDL, il contenuto dell'apprendimento lo sto presentando in una vasta gamma di formati. Tutti i materiali didattici sono progettati per spiegare lo stesso contenuto di apprendimento, ma con mezzi multipli. Il programma di studio e le procedure di valutazione sarà presentato nella prima lezione. La panoramica del corso, che include file in PDF, Word, PowerPoint e video, sarà pubblicata sulla piattaforma del corso una settimana prima dell'inizio. Ogni lezione sarà caricata almeno 2 giorni prima di una sessione di classe, al fine di fornire agli studenti una visione generale sulla lezione successiva. Per ogni lezione i materiali didattici si pubblicheranno in versione PDF, inclusi tutti i dettagli di una lezione. I concetti più importanti sono stati evidenziati con colori e caratteri diversi. Un file Word equivalente, questo per dare agli studenti più flessibilità per massimizzare o minimizzare il carattere del testo secondo le loro preferenze, è un file PowerPoint che include le linee principali di una lezione, i suoi obiettivi, gli esempi e il riassunto. Anche la spiegazione dettagliata di ogni lezione viene fornita utilizzando una serie di brevi video di meno di 10 minuti. Poi c'è anche un breve video introduttivo che ripassa brevemente i concetti discussi nella lezione precedente, ponendo alcune domande generali a cui gli studenti saranno chiamati a rispondere per continuare con i nuovi concetti e introducendo gli obiettivi principali della lezione. Una serie di brevi video con la spiegazione dettagliata dei concetti fondamentali con l'attuazione pratica. Un breve video che riassume i principali punti discussi. Nelle sessioni settimanali di classe è previsto che il tutor usi diversi mezzi di rappresentazione. Questo comprende data show e diapositive PowerPoint, e smartboard, una discussione in classe e una discussione in piccoli gruppi. Nelle sessioni di laboratorio l'istruttore usa una breve lezione individuale per individuare le debolezze di ogni studente e aiutarlo ad affrontarle. L'applicazione di una tale miscela di metodi nelle sessioni di classe e di laboratorio è stata essenziale affinché l'istruttore sia in grado di rispondere alle preferenze individuali degli studenti. Linee guida testuali, file PDF e Word vengono anche pubblicate su Moodle per spiegare la struttura principale e i requisiti dei compiti. Moodle è utilizzato anche per fornire agli studenti ulteriori risorse di apprendimento sia per lo sviluppo delle conoscenze che per ottenere informazioni di base. Lo scopo di questo è quello di eliminare il differenziale di conoscenza di base tra gli studenti. Un breve riassunto di 2 lezioni è anche caricato sul sito web del corso come file PDF e Word per aiutare gli studenti a ricordare i concetti principali della lezione e a capire come riassumere una lezione. Così il design del corso ha coperto il primo principio del modello UDL, integrando molteplici mezzi di rappresentazione che hanno offerto un migliore accesso ai contenuti di apprendimento dei più studenti. Ora andiamo con l'azione, mezzi di azione ed espressione. Allora, una vasta gamma di metodi di valutazione dell'apprendimento viene usata per permettere agli studenti di dimostrare la loro conoscenza e comprensione con mezzi multipli. Gli studenti dovranno completare 2 esami teorici, un test di laboratorio e un esame finale. Per l'esame teorico saranno utilizzati diversi stili di domanda come scelte multiple, riempimento in bianco, breve descrizione narrativa. Gli studenti potranno scegliere a quali domande rispondere,
il metodo dominante usato per valutare la capacità degli studenti sarà un test di laboratorio. L'istruttore non userà un solo test per tale valutazione perché alcuni studenti potrebbero sottoperformare a causa di varie circostanze esterne non legate alla loro effettiva comprensione. Quindi è stato scelto un metodo di valutazione settimanale invece di fare affidamento su un solo test. Gli studenti sono informati nella prima settimana che devono iniziare a pianificare un progetto individuale dalla seconda settimana. Agli studenti verrà data una finestra flessibile di 6-8 settimane per presentare il loro lavoro in modo che possano scegliere il momento più adatto in base al loro programma e agli impegni del tempo per altri corsi. L'insegnante ha anche identificato altre attività che gli studenti sono stati chiamati a completare sia in classe che su Moodle. Attraverso la piattaforma Moodle saranno pubblicate 4 autovalutazioni dove ognuna sarà associata ad ogni lezione. Agli studenti viene chiesto di scegliere uno dei 2 argomenti del compito a cui sono più interessati e di caricare il loro lavoro su Moodle. Anche se viene data una scadenza per il compito, il docente non la imposta rigorosamente. Gli studenti hanno la possibilità di scegliere la data di scadenza più conveniente che si adatti al loro programma. Questa flessibilità di presentazione viene adottata perché gli studenti non hanno mai avuto esperienza nel fare i compiti. Pertanto una data di scadenza rigida potrebbe portare a una bassa risposta. Viene fornita una linea guida testuale per aiutarli a preparare le loro relazioni e viene pubblicato un breve video che li istruisce su come caricare il loro lavoro. Anche altre attività quotidiane verranno integrate come parte della valutazione degli studenti. Questa vasta gamma di metodi di valutazione soddisfa questo principio UDL, indicando che il solo uso di un metodo di valutazione non è adeguato a soddisfare ogni preferenza degli studenti. Andiamo con la terza parte, che è il coinvolgimento. Dopo la registrazione viene pubblicata una panoramica del corso che include un'introduzione generale sulla sua importanza, i suoi obiettivi, gli argomenti principali che vengono trattati, gli approcci didattici e i metodi di valutazione. La pagina degli annunci del sito web del modulo Moodle viene utilizzata anche per informare gli studenti su tutte le attività imminenti. Lo scopo è di avere un impatto positivo sull'impegno degli studenti tenendoli aggiornati sul corso. L'istruttore posta molte domande nel forum del corso per motivare gli studenti e aumentare il loro interesse nel corso. Il docente risponde rapidamente a tutte le domande degli studenti e risponde alle domande postate. Un altro approccio di coinvolgimento è l'uso di autovalutazioni online che vengono associate ad ogni lezione. I test di autovalutazione sono progettati con un feedback diretto per ogni domanda per sapere se la risposta è corretta o no. Come discusso da Ross, le autovalutazioni giocano un ruolo vitale nel coinvolgimento degli studenti. Per quanto riguarda le videolezioni, all'inizio di ogni lezione vengono attivate molte domande associate all'argomento precedente e agli studenti viene chiesto di mettere in pausa il video fino a quando le domande non trovano risposta. Questo metodo si usa per motivare gli studenti e valutare le loro conoscenze e a concentrarsi sul contenuto del corso. Le attività quotidiane, sia in classe che sulla piattaforma, vengono anche considerate una parte della valutazione degli studenti per incoraggiare la partecipazione al corso,
così come l'interazione con altri compagni. Un feedback intensivo viene fornito a tutti gli studenti per quanto riguarda i loro compiti e progetti online. Nelle sessioni in classe l'istruttore si concentra sull'ampliamento delle conoscenze degli studenti sul corso, motivandoli ad esprimere i loro limiti e dando loro ulteriori consigli e commenti per migliorare il loro lavoro. In generale, la presentazione del contenuto dell'apprendimento con mezzi multipli e la valutazione della conoscenza dell'allievo in modi diversi sono volti a mantenere la motivazione degli studenti durante il corso. L'interesse degli studenti nel corso viene dimostrato anche attraverso la loro eccellente interazione con la piattaforma, come viene presentato nel file di log di Moodle.